Buongiorno. Good morning to everyone. I'd like to welcome you to our two-day discussion where we're going to actually begin to explore the roots of most of the teachings that have presented in the past. Vi do il benvenuto a questi 2 giorni in cui noi proveremo a fare una sorta di volo su tutti gli insegnamenti che sono stati dati nel passato. Today we're going to begin the introduction to Taoism and then look at its influence within the scope of Chinese medicine. Quindi oggi inizieremo con un'introduzione al Taoismo e poi vedremo la sua influenza nell'ambito della medicina cinese. And then tomorrow we're going to explore one of the leading figures within Chinese medicine, historically speaking, but also coming from a Taoist background. E domani invece vedremo insieme una delle figure più importanti del taoismo, della medicina cinese, che però viene da un contesto taoista. And that of course would be the teachings associated with Sun Simiao. E naturalmente stiamo parlando degli insegnamenti associati a Sun Simiao. One of the difficulties of studying Taoism, as many of you may know, is that Taoism, unlike other religion, basically does not do missionary work. Una delle maggiori difficoltà che si hanno nello studio del taoismo dipende dal fatto che normalmente il taoismo non fa un lavoro di proselitismo. Okay, so welcome to Sun Simiao. So most of you know that the way I recommend the study of any classical clinician from a medical perspective is 3 components. Quindi molti di voi sanno che le raccomandazioni che io faccio per chiunque si accinga a studiare la medicina classica sono essenzialmente 3. First, you look at the historical period that the person is in. La prima è quella di considerare il periodo storico in cui il medico che state studiando ha vissuto. Because who we are is never inseparable from what's happening in the environment, right, in the culture that we're in at that time period. Perché chi noi siamo è difficilmente separabile dall'ambiente socio-culturale politico in cui abbiamo vissuto. Then we look at the biography, in some cases autobiography of the person. Poi si osserva la biografia, in alcuni casi l'autobiografia del personaggio. And then we look at the work, right, or the text or the written material associated with that person. E infine si osserva il testo, il materiale scritto associato a quella persona. Okay. So we'll see some of these ideas from these texts, going to show up in his medical text. So again, there are going to be some parallels. Quindi vedremo molte delle idee che emergono da questi testi raccolti nel canone taoista emergere all'interno della sua pratica clinica. So we're going to break here for lunch. When we come back, the highest attribute he describes is a different virtue that we don't see in the Taoist writings. E l'attributo più importante, più fondamentale che lui descriveva nell'etica medica è una virtù della quale non sentiamo spesso parlare. And it's the word shu, la parola shu, which translates as forgiveness or kindness. Che viene normalmente tradotta come capacità di perdonare o gentilezza. He considers it the most powerful and the elusive of all the virtues. Le considera la virtù più potente ma anche più elusiva. Which when it comes to healing, he says is going to be one of the most powerful tools that helps to heal a person deeply. Perché soprattutto quando arriviamo a parlare di guarigione, questo è lo strumento più potente che aiuta una persona a guarire in profondità. Again, you heard me talk about this in the past, that forgiveness doesn't do anything to the person you forgive. It changes who you are. Forgiveness becomes a tool of self-empowerment. E ne avete sentito già dire questo, il perdono non cambia nulla alla persona che viene perdonata, ma cambia moltissimo per voi, vi restituisce la vostra forza. So that brings us to our end for today. Right? Bene, e questo diciamo è la conclusione per oggi. Thank you. So you got
got. Thank you. So you got an introduction to Sun Samao, and you can see why Sun Samao is very revered in the heart of Chinese medicine, right? And I say that from the heart because I do believe that he speaks to us, right, to our hearts. And I think if you begin to think of the words that he says and then bring it into a place where it's no longer words but becomes part of you, then I think you'll capture the essence of Chinese medicine. Ha detto che da questa piccola introduzione potete capire come mai Sun Miao sia così importante nella medicina cinese e che è veramente il cuore di questa medicina. Lui ce l'ha trasmesso con il cuore perché ritiene che se noi riusciamo a trovarlo lì dove le parole non ci sono, quindi a farlo entrare nel nostro cuore, avremo captato l'essenza della medicina cinese. I want to wish all of you a happy summer until I see you again next year. Thank you. Vi auguro una felice estate e arrivederci l'anno prossimo. Il prossimo anno ci incontreremo nuovamente. So I think again, I want to thank Rosella, thank Emilio, thank Julia for all their time.